Buonasera e benvenuti a questo nuovo video del contenitore di notizie inutili. Stasera tratteremo un tema assai caro ai teorici del complotto mondiale, ovvero le razze aliene e in particolar modo i rettiliani. Milioni di anni fa i dinosauri dominavano la Terra. Molti di essi avevano raggiunto delle dimensioni colossali, ma un giorno un asteroide ne causò l'estinzione. Il loro posto fu preso da altri animali, fra i quali i nostri antenati, che nel corso degli ultimi 65 milioni di anni diedero vita a varie specie di ominidi, per arrivare infine all'Homo sapiens. La scomparsa dei grandi sauri ebbe, secondo i teorici del complotto mondiale, la grave conseguenza di lasciare campo libero sul nostro pianeta ad una razza aliena, i rettiliani. I rettiliani appartengono al cosiddetto tipo delta, o alieni non umanoidi, e secondo gli ufologi i loro avvistamenti ricorrono con minore frequenza se confrontati con i grigi. Questi esseri nel remoto passato avrebbero creato un ibrido usando il proprio DNA extraterrestre rettiliano e il DNA umano, acquisendo così la capacità di modificare il proprio aspetto per rendersi simili agli esseri umani. L'ibridazione sarebbe stata effettuata con lo scopo di dominare in modo occulto il nostro pianeta e la nostra civiltà. I teorici del complotto mondiale sono assolutamente convinti che i palazzi del potere dei più importanti stati del mondo sarebbero infestati dai rettiliani. Per fare qualche autorevole esempio, tutta la genealogia della famiglia Bush, Obama e famiglia e anche Trump sarebbero dei rettiliani sotto mentite spoglie. La democrazia in tutto il mondo e le elezioni sarebbero una vera e propria farsa, o peggio. Oddio. Tutti i torti non ce l'hanno. Anche la regina Elisabetta, Madonna, l'ex presidente americano Clinton con famiglia, Putin, l'attrice Angelina Jolie e la cantante Lady Gaga e molte altre stelle del mondo dello spettacolo sarebbero alieni rettiliani. Come rettiliane sarebbero anche le famiglie di personaggi di potere in Italia, Berlusconi, Monti e Draghi. Lo scrittore David Icke sostiene che gli alieni rettiliani sarebbero una presunta forza occulta che manipolerebbe e controllerebbe l'umanità. Lo scrittore David Icke. David Icke, nato a Leicester il 29 aprile 1952, è uno scrittore e giornalista britannico tra i più noti fautori delle teorie del complotto mondiale. Prima di dedicarsi alla sua carriera complottista, è stato anche calciatore, conduttore televisivo della BBC ed esponente del Partito Verde d'Inghilterra e Galles. È uno dei maggiori promotori e sostenitori delle teorie del complotto. Nel 1999 Icke scrisse e pubblicò il libro Il segreto più nascosto, il libro che può cambiare il mondo, nel quale affermò che il pianeta sarebbe controllato da un nuovo ordine mondiale manovrato da una razza di umanoidi rettiliani chiamati la fratellanza babilonese. Secondo Icke, la razza sarebbe costituita da esseri alti 2,13 m, alla faccia del bicarbonato di sodio, e bevitori di sangue, e proverrebbe dal sistema stellare Alpha Draconis. Egli affermò anche che Christine Fitzgerald, una confidente della principessa Diana, confessò a lui che Diana stessa credeva che la famiglia reale inglese fosse collegata ai rettiliani e che loro stessi fossero in grado di trasformarsi. Icke da allora ha pubblicato un gran numero di altri testi sugli stessi temi. I suoi ultimi lavori vedono in George W. Bush, anch'egli un rettiloide, uno dei personaggi cardine in quella che Icke definisce la cospirazione dell'11 settembre. Ad essa apparterrebbero molti leader mondiali. Secondo alcuni recenti sondaggi, alcuni milioni di persone negli Stati Uniti e nel mondo in genere credono che la nostra specie condivida il pianeta con degli esseri di origine aliena. Ed ora passiamo alla parte del video riguardante gli incontri ravvicinati del terzo tipo, ovvero le testimonianze sui rettiliani. Herbert Schirmer sostenne di essere stato rapito nel 1967 dai rettiliani. Li descrive rivestiti con una tuta aderente, una testa sottile e allungata e una bocca simile ad una fenditura. Sulle tute Schirmer avrebbe visto un emblema a forma di serpente alato. Secondo lui, tali esseri proverrebbero da un'altra galassia e sarebbero provvisti di basi, probabilmente orbitanti, su Venere.
Invece John Rhodes, dopo aver raccolto le testimonianze di contatti tra esseri umani e rettiliani umanoidi, ha fondato nel 1997 un apposito centro di ricerca ed è apparso in televisione e alla radio per illustrare le sue presunte scoperte e le prove scientifiche a sostegno delle sue teorie. Egli afferma che i rettiliani discenderebbero dai dinosauri e sarebbero quindi un sottoposto dell'evoluzione terrestre. Ad un occhio non abituato, i rettiliani appaiono in tutto e per tutto come dei normali esseri umani, grazie alla loro tecnica di mimetizzazione. Basta però aprire la nostra mente alla possibilità che esistano per spezzare l'incantesimo, notando così i piccoli particolari che li contraddistinguono. Nemici irriducibili dei rettiliani sarebbero i grigi, altra razza di alieni che scorazza continuamente sulla Terra. David Icke, che con i suoi scritti ha diffuso con notevole successo la sua teoria del complotto dei rettiliani, ha scritto anche un volume dal titolo Guida alla cospirazione globale e come fermarla. Dovesse tornarci utile. Bene, anche stasera siamo giunti alla conclusione di questo video del contenitore di notizie inutili. Se vi è piaciuto lasciate un like qui sotto o iscrivetevi al mio canale YouTube o lasciate un commento, che sono sempre graditi. Vi abbraccio forte e ci vediamo la prossima volta.